Allora mettiamoci comodi. Avete presente quando entrate in concessionaria e il venditore vi guarda come se l'ibrido fosse l'unica salvezza del pianeta? Prendi la Yaris, risparmi un sacco di benzina, è il futuro. Poi uscite, parlate con l'amico pragmatico e lui vi fa: ma va, il GPL è imbattibile, costa meno della metà alla pompa. Ragazzi, oggi basta chiacchiere da bar e basta leggere le brochure patinate che promettono consumi impossibili. Ho preso i listini del 2026, ho scavato nei costi reali delle officine, ho guardato quanto vi costa l'assicurazione e soprattutto quanto vi mangia il finanziamento. In 5 anni di vita reale, chi vince davvero la sfida del portafoglio? La risposta vi lascerà a bocca aperta, perché c'è un costo fantasma che nessuno calcola mai quando firma il contratto. Restate con me fino alla fine, perché oggi facciamo i conti della serva, ma quelli veri. Toyota Yaris Hybrid, l'efficienza zen. Partiamo dalla piccola giapponese. Sotto il cofano c'è un 1500 a ciclo Atkinson accoppiato al sistema ECVT. Tradotto in parole povere, è un capolavoro, non ha frizioni che si bruciano, non ha motorino d'avviamento, non ha alternatore. È un sistema fatto per durare in eterno. In città è un fantasma, viaggia in elettrico per il 60 o 70% del tempo. Però, occhio, questa tecnologia la pagate cara subito, e per tenere viva la garanzia sulla batteria al litio dovete essere svizzeri con i tagliandi ufficiali. Dacia Sandero GPL, la semplicità robusta. Dacia invece va al sodo. Qui abbiamo un 1000 turbo a 3 cilindri. Un motore onesto, collaudatissimo. Il sistema a gas lo montano direttamente in fabbrica, quindi zero pasticci dopo l'acquisto. La meccanica è elementare. Meno elettronica complessa significa che, se si rompe qualcosa fuori garanzia, non dovete chiedere un prestito in banca. Però ricordate, il gas ha le sue scadenze. La bombola va cambiata ogni 10 anni, e questo è un dettaglio che peserà molto quando andrete a rivenderla. Ma passiamo a un tasto dolente: la manutenzione. In Toyota, i tagliandi in rete ufficiale sono precisi come un orologio, ma non sono regalati. Tra olio, filtri e il fondamentale controllo del sistema ibrido, mettete in conto una spesa media di circa 300 euro all'anno. Con la Dacia, la manutenzione è decisamente più leggera per il portafoglio. Olio e filtri standard, a cui aggiungiamo i filtri specifici del GPL. Qui la spesa media scende a circa 200 euro all'anno. Fate due calcoli, in 5 anni sono altri 500 euro che restano in tasca a chi sceglie Dacia. Non sono bruscolini. In città la Yaris fa 25 km con 1 litro. La Sandero ne fa 12 con 1 litro di gas. Ma siccome il GPL costa meno della metà, alla fine fare 100 km con la Dacia vi costa poco più di 6 euro, contro gli 8,20 euro della Toyota. Attenzione però, a 130 all'ora in autostrada, la Yaris soffre. L'elettrico non aiuta e i consumi salgono. La Sandero invece continua a macinare chilometri con un costo imbattibile. Se siete sempre in viaggio, il GPL è ancora il re. La svalutazione, il colpo di scena? Ecco dove la Toyota si riprende tutto. Tra 5 anni, la Yaris Hybrid sarà un assegno circolare. La rivendete in un pomeriggio al 60% di quello che l'avete pagata. La Sandero, pur essendo un assegno onesto, sconta l'immagine low cost e la preoccupazione per la bombola in scadenza. Alla fine, quello che avete pagato di più all'inizio per la Toyota lo ritrovate nel portafoglio quando la vendete. Prima del verdetto finale, voglio sentire voi, perché girano un sacco di storie. C'è chi giura che il GPL rovina le valvole e secca il motore, e chi invece è convinto che le batterie dell'ibrido muoiano appena finita la garanzia dei 4 anni. Qual è la vostra esperienza? Avete avuto uno di questi problemi o sono solo leggende da bar? Scrivetelo qui sotto nei commenti, perché la vostra verità aiuta chi sta per comprare. Tiriamo le somme. Quale vi fa risparmiare davvero? Scegliete la Dacia Sandero GPL se volete tenere i soldi in banca oggi, se fate meno di 15.000 km all'anno e cercate un'auto pragmatica. Scegliete la Toyota Yaris Hybrid se vivete in una grande città con blocchi del traffico come l'area C, se fate più di 20.000 km all'anno e volete un investimento che tenga il valore. Guardate bene questi numeri. Se sommiamo tutto, dall'acquisto ai tagliandi, fino a quanto vi ridà il concessionario tra 5 anni, la Dacia Sandero vi fa risparmiare circa 3.200 euro totali. È la vittoria del pragmatismo.
La Toyota costa di più, è vero, ma quel divario si paga in cambio di un silenzio di marcia incredibile e della certezza di entrare in qualsiasi ZTL senza mai guardare il calendario dei divieti. Quale di questi due portafogli preferite avere in tasca? E mi raccomando, qualunque sia la vostra scelta, proteggetela. Queste auto sono le regine del mercato e purtroppo anche le più colpite da piccoli urti o tentativi di furto. Una dashcam è l'unico modo per non perdere i risparmi che abbiamo calcolato oggi in caso di contestazioni assicurative. Vi lascio il link della mia preferita nel primo commento fissato. Se questo video vi è servito, lasciate un like e iscrivetevi. Un abbraccio, buona strada e alla prossima!